Tu sei nato per seguire il tuo destino, così come hai un volto unico, hai un volto caratteristicamente unico, devi seguire il tuo destino. Tu stai seguendo il tuo destino? Noi c'è una paura che abbiamo come epoca, è quella di invecchiare. Nessuna epoca della storia l'ha mai avuta, anzi, si riteneva che la saggezza arrivasse da una certa età in poi. Oggi sappiamo, delle pochissime cose che sappiamo del cervello, sappiamo che il cervello, la saggezza la può conquistare avanti negli anni perché prima non ha le sostanze. Se tu ti chiami uomo è perché sei cosciente, sei consapevole, ma sei sempre consapevole. Pensate che noi siamo costruiti per avere dalle 7 alle 9 ore al giorno uno stato di incoscienza della nostra identità. E in quello stato di incoscienza compaiono, mi piace chiamarle energie, che chiamiamo sogni, di cui cogliamo un frammento, a cui cerchiamo di dare un senso. Oggi gli studi sul cervello più importanti rivelano che i bambini che dimenticano o i bambini che sono disattenti stanno non ricaricando, ma rigenerando completamente tutto il cervello e moltiplicando le sinapsi. Questo è un modo di dire che tutte le persone che vivono connesse tutto il giorno sul tablet, sui social, sul computer, perdono le capacità rigenerative del cervello e la coscienza diventa sempre più attenta. Cioè tu sei il tuo lavoro, diventi il tuo lavoro, le cose da dire, le cose da fare, i risultati da raggiungere. Le persone che raggiungono il successo nel mondo digitale hanno tutte alcune caratteristiche, restringono il campo, la loro coscienza è sempre più attenta, è una coscienza ragionatrice. Aggiungo un piccolo particolare, la più potente forma terapeutica che autoproduciamo spontaneamente, sai cos'è? Il silenzio. E questa attenzione come c'è adesso, questo silenzio presente, è il miglior farmaco che esiste per la nostra evoluzione. Tornando a noi, la coscienza aurorale ci sta dicendo che stiamo perdendo qualcosa, perché vedi, posso andare da qualsiasi parte, ma se mi manca qualcosa è un problema e se poi questo qualcosa è il retroterra su cui si poggia la mia essenza, sai cosa accade? Che il successo non durerà tantissimo, ma che tu non fiorisci. E sai quando fiorisci? Nella maturità, la così tanto temuta maturità. Io per sapere se uno è un coglione, sai da cosa lo capisco? Da quando dice dottore io so come sono, io so chi sono. Nessuno sa chi è. Per sapere se un altro è un coglione lo so come stringe la mano. Se la stringe forte, per farmi vedere che è forte, è un uomo molto fragile. Questi uomini palestrati sono molto fragili, dove il successo fisico, alla prima ferita affettiva, crolla come neve al sole. C'è qualcosa di nascosto che sa. E questo qualcosa di nascosto ha bisogno che io faccia silenzio, che mi metta da parte, che la smetta di dirmi come devo essere e dove devo arrivare. Chi lavora come voi sa che l'innovazione arriva da uno stato interiore di non pensiero. Io se vi domando che cosa vi ha portato a realizzare il vostro successo lavorativo, voi non lo sapete. Sì, mi risponderete le solite cose. Costanza, è vero. Fatica, è vero. No, a un certo punto qualcosa dentro di voi ha deviato, ha preso una strada e vi ha portato dove dovete andare. I bambini questo lo sanno molto bene perché i bambini, che sono i maestri del cervello, quando giocano non c'è un gioco del bambino che non implichi un cambio di personaggio. E in quel momento si aprono le porte a qualcosa che il mondo sta perdendo, le immagini. Tu guardi in televisione e non c'è una faccia che non sia uguale all'altra. Sono tutte rifatte allo stesso modo. Come dire, vai con uno e come andare con tutte le altre. Facce rifatte vuol dire parole ridette. Sono tutti luoghi comuni. Tu sei pieno di pareri, sei pieno di omologazione, sei pieno di standard ripetuti. Senza il silenzio, senza il vuoto, senza l'indecisione, senza l'insicurezza, senza la fragilità non potete fare business. I risultati si ottengono con naturalezza e spontaneità, mai con lo sforzo, mai con lo sforzo. Fa fatica una pianta a fare il fiore perché tu dovresti fare fatica a vivere. Tu vuoi star bene? Vuoi star bene? Incomincia a dirti ogni giorno che c'è altro che non vedi, c'è altro che non sai, c'è altro che fa cose che non sono quelle che tu ritieni importanti. Ci sono tanti altri mondi dentro di te, oltre a quello che vedi tu. Ci sono tanti altri mondi, oltre a quello che vedi tu. Tanti altri mondi. Se ne vedi uno solo, ti ammali. Francamente io ritengo che gli uomini che hanno un grande successo nella vita, ma un successo che regge, hanno tutti delle caratteristiche molto semplici. Primo, non ascoltano nessuno. Fanno finta di ascoltare, ma non ascoltano nessuno. Due, quando prendono una decisione vanno diretti per la loro strada. Tre, sanno custodire i segreti. Un grande uomo, una grande donna è tale solo se sa custodire i segreti e smette di parlare di sé. Vuoi star bene? Smettila di parlare di te. Il successo nel lavoro viene da una sola parola, la solitudine.
Sei solo. Il successo giovanile invece è sempre collegato a troppe parole, a stare sempre in mezzo agli altri, a parlare con gli altri, non essere mai solo. Gli aperitivi diventano bevute. Non sei mai solo. Ma cosa conti nella vita? Essere semplici, naturali e senza opinione. E soprattutto non farti influenzare dall'opinione degli altri. Perché dentro di te c'è qualcosa che sa sempre dove andare. Tu sei nato per fare il tuo lavoro, non un altro lavoro, il tuo lavoro. La bella domanda è: sto facendo il mio lavoro? Se te lo domandi, il cervello, nella sua parte della coscienza neurale, troverà risposte pratiche, perché il cervello è un organo pratico e ti porta dove devi andare. Grazie a tutti.